Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo è l'ultimo video per quanto riguarda l'aritmetica binaria. Concludo con la divisione per chi non avesse visto gli altri tre e fosse interessato. Nella playlist può trovare gli altri tre video. Comunque andiamo a vedere in che modo si esegue una divisione tra due numeri binari. La divisione tra due numeri binari si applicano le stesse regole che si applicano per la divisione decimale, ma mentre nel sistema decimale la scelta del valore di ogni cifra del quoziente va da 0 a 9, nel sistema binario, ovviamente, basandosi solo su 0 e 1, bisogna scegliere tra 0 e 1. Cosa vedremo in questo primo esempio? Vedremo l'operazione tra questo numero binario 11100 in binario che vale al 60, che corrisponde a 60 decimale, e 100 in binario che è il 4 in decimale. Vediamo come si esegue questa divisione. Sono tre cifre, quindi abbasso le prime tre, e quante volte ci sta questo valore 100 in 111? O ci sta 0 o ci sta 1, qui ovviamente ci sta 1. Ed eseguo la mia moltiplicazione. 1 per 0, 0, 1 per 0, 0, 1 per 1, 1. Ok. Facciamo la sottrazione, 1 meno 0, 1, 1 meno 0, 1, 1 meno 1, anche in binario fa 0. Abbasso la cifra successiva, la porto qui, e quante volte ci sta il 100 nell'111? Come sopra, quindi un altro 1. Un altro 1, stessa operazione, 1 e 0, 1, 0, 1, 1, 1, e faccio di nuovo la sottrazione. Abbasso la cifra ulteriore, quindi mi trovo 1, 1, 0. Quante volte ci sta 1, 0, 0 in questo valore 1, 1, 0? Ovviamente ci sta e quindi vale 1. Stesso discorso di prima, moltiplico 1 per 0, 1 per 0, 1 per 1 e eseguo la sottrazione. 0 meno 0, 0, 1 meno 0, 1, e vabbè, abbasso l'ultima cifra, 0, e quindi quante volte ci sta questo valore in questo? Certo, ancora un 1, eseguo la moltiplicazione, la sottrazione, ed ho finito la mia divisione. E quindi mi trovo con un valore binario 1, 1, 1, 1. A cosa corrisponde questo valore binario 1, 1, 1? Ricordandoci che nella trasformazione del binario a decimale la cifra più a destra vale 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3, significa che se questo è 1, 2 alla 0, 2 alla 0 che vale 1 per 1 dà 1, 2 alla 1 che vale 2, 2 per 1, 2, 2 alla 2 vale 4, 4 per 1, 4, 2 alla 3 vale 8, 8 per 1, 8. Quindi vado a sommare 8 e 4, 12, 14 e 1 a 15, ed ecco che questo valore qui, 1, 1, 1, 1 decimale, corrisponde a 15. Binario corrisponde al 15 decimale, perché se eseguiamo la divisione decimale 60 diviso 4 viene 15. Quindi questo è il modo in cui, la modalità in cui si esegue una divisione binaria. Vediamo gli ultimi due esempi e poi abbiamo finito il nostro video. Eccolo qua, ce ne sono due. Uno semplicissimo dove ho 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 diviso 1, 0. Questo valore qua corrisponde a 18 e questo corrisponde a 2 decimale. Deve venire, il risultato è 9. Eseguiamo la divisione così come abbiamo fatto prima. Basso le prime due cifre, ci sta, quindi 1 per 0, 0, 1 per 1, 1, faccio la sottrazione, qui mi trovo 0 meno 0 è 0 e 0, abbasso la prima cifra 0. Quante volte ci sta questo valore in 0? No, e quindi scrivo 0. Abbasso il successivo 1. Questo qua ci sta sull'1? No, quindi aggiungo 1, 0. Abbasso l'ultima cifra, lo 0, e quindi mi ritrovo 10. Il 10 nel 10, ok, ci sta, quindi 1, 1 per 0, 0, 1 per 1, 1, ok, ho finito. Abbiamo finito, quindi il risultato è 1, 0, 0, 1, che ovviamente, considerando il discorso che facevamo prima, 2 alla 1 è on, quindi questo vale 1, questo vale 0, questo vale 0, questo
2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 3, 2 alla 4, 2 alla 4, 2 alla quarta, 8, quindi 8 è 8 per 1, 8, più 1, 9. Così abbiamo il nostro risultato, la nostra divisione decimale. Questa è l'ultima che facciamo perché vogliamo ottenere anche il risultato, i decimali dopo la virgola. Abbiamo 1, 1, 0, 0, 1, 0 con diviso 1, 0, 0, 0. Corrisponde a 50 e corrisponde diviso 8, il risultato è 6,25. Vediamo come si ottiene questa, come si opera in questa divisione. Ovviamente le prime 4 cifre ci sta, quindi ottimo, e basta copiare questo valore perché è per 1. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, eseguo la sottrazione, 0 meno 0, 0 meno 0, 1 meno 0, questo qua scompare. Abbasso il primo valore e mi ritrovo 1, 0, 0, 1, questo ci sta e quindi c'è un altro 1. Di nuovo 0, 0, 0, 1, sottrazione 1 meno 0, 1, non c'è più 0, abbasso l'ultima cifra, 10. Questo ci sta, nothing, niente, e quindi metto 0. Cosa succede? Succede come nella divisione decimale, metto una virgola e aggiungo uno 0. Ci sta? No, e quindi aggiungo un altro 0. Questo ci sta? Esattamente sì, quindi 1, 0, 0, 1, lo vado a riscrivere e ottengo il mio risultato 1, 1, 0, 0, 1. Per quanto riguarda i valori prima della virgola, sappiamo che questo è 2 alla 0, questo è 2 alla 1 e questo è 2 alla 2. Questo si scarta perché vale 0, 2 alla 1 vale 2 e questo vale 4, quindi 4 più 2 6 e ciò quindi la parte intera. Per quanto riguarda la parte invece decimale, la parte dopo la virgola, si moltiplica ogni cifra per la rispettiva potenza di 2 con esponente ovviamente pari alla sua posizione, perché se questo è 2 alla 0, questo qua non può essere più 2 alla 0, ma questo è già 2 alla meno 1, 2 alla meno 2, poi ci sarebbe alla meno 3, alla meno 4 e così via. Come vediamo qua, abbiamo il valore intero, subito dopo la virgola abbiamo 2 alla meno 1, meno 2, meno 3, meno 4. Se noi eseguiamo questa potenza 2 alla meno 1, abbiamo un valore di 0,5. 2 alla meno 2 vale 0,25, sempre la metà con i successivi valori. A questo punto, per sapere cosa vale questo valore qua, 0,1 dopo la virgola, andiamo a controllarlo con la nostra tabella. Quindi abbiamo 1, 0, 0, 1, parte intera è 6. L'altra, la parte dopo la virgola, vale 0,25. Perché vale 0,25? Perché il primo numero è 0 e quindi si scarta. 2 alla meno 1, lascio 0 perché viene moltiplicato per 0, perché sarebbe 0,5, ma 0,5 per 0 rimane 0. Questo che invece è 1, il valore di 2 alla meno 2 vale 0,25. Quindi questo valore viene accettato, 0,25. Quindi la somma dei valori dopo la virgola sarebbe 0 più 0,25, cioè 0,25. Così abbiamo completato la nostra divisione dove abbiamo la parte intera che vale 6 e la parte decimale che vale 0,25. Quindi quando ci troviamo ad affrontare un'operazione di divisione binaria come questa con la virgola, ricordiamoci questo discorso, che mentre i valori interi sono 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, quelli della virgola sono 2 alla meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, che ovviamente assumono questi valori. 2 alla meno 1 vale 0,5, questo valore viene accettato se invece dello 0 ci trovassimo un 1. 2 alla meno 2 vale 0,25, ma ovviamente viene considerato se questo è 1. Quindi se invece deve essere stato 1, 1, 0, fosse stato 1, 1, 0, 1, 1, avrei avuto dopo la virgola 0,5 più 0,25, quindi
la divisione sarebbe stata non 6,25 ma 6,075. Bene, quindi video finito, vi ringrazio per la visione, vi invito a iscrivervi al canale o di mettere un like se vi è piaciuto il video e di seguire i miei video anche sugli altri argomenti. Se visitate il canale vedrete che ci sono molti argomenti, dalle programmazioni del PLC e molto altro. Bene, quindi buona navigazione e spero di rivederci al prossimo video.